Ciao a tutti, il mio nome è Stefano, ho 18 anni e sono un madrelingua italiano. Insegno italiano online da ormai 6 anni e amo tantissimo questo lavoro. Solo da un anno però sono arrivato qui su YouTube, ma in realtà ho sempre avuto la passione per i video. Sì, e vai, dai, foto di gruppo. E vai! Pensate che avevo un canale YouTube a 16 anni, dove raccontavo la mia esperienza negli Stati Uniti e i miei viaggi in giro per l'Italia. La romana, lei è Isabella, la gemella eterozigota di Arianna. E invece lui è Mirko. Ciao. Di strada ne ho fatta. Amo questa piattaforma e poterla usare per insegnare l'italiano, che è il mio lavoro attuale, mi rende molto felice. Ma oggi tutto cambia, perché Teacher Stefano ha un suo ufficio. Benvenuti! Aspettate, facciamo un passo indietro perché forse molti di voi non stanno capendo assolutamente niente di quello che sta succedendo. Infatti, prima di mostrarvi il mio ufficio, e questo lo faremo davvero tra pochissimo, voglio un attimo spiegarvi la situazione. Infatti, ho lasciato Milano. Dopo 5 anni nella città meneghina, sono tornato alle mie origini, sono tornato in Puglia. Infatti adesso sono nella mia città natale, la città dove sono nato, dove abitano anche i miei genitori e mia sorella. Io, per il momento, sono tornato a vivere con i miei genitori, per diversi motivi. Sicuramente perché dopo 5 anni fuori avevo voglia di passare un po' di tempo con la mia famiglia. Però lavorare da casa mia sarebbe stato troppo difficile, perché non avrei avuto i miei spazi. Era molto difficile fare lì le lezioni private o girare i miei video e il podcast. Quindi per questo motivo ho deciso di affittare un ufficio così da avere i miei spazi dove lavorare. Ovviamente l'ufficio non è finito, infatti ci sono ancora tante cose da fare, ma questo è un inizio. Un altro motivo per cui ho deciso di tornare in Puglia è sicuramente l'aspetto economico. Ovviamente, come voi sapete, io posso fare il mio lavoro dovunque. Quindi per me non aveva senso rimanere a Milano, anche se io amo assolutamente la città di Milano, però è troppo costosa. E io ho solo 23 anni, quindi ho voglia di risparmiare per il mio futuro. E forse anche tornare a Milano un giorno, perché mi piace davvero tantissimo quella città. Quindi per questo motivo ho deciso di prendermi una pausa dalla grande città, da una metropoli, e tornare in Puglia. Qui ovviamente gli affitti costano molto meno, infatti questo ufficio è molto economico e probabilmente lo stesso ufficio a Milano sarebbe costato 4 volte tanto. E poi un'altra cosa molto importante da ricordare è che sul mio canale io faccio vlog in giro per l'Italia. Io amo viaggiare e voglio condividere tutti i miei viaggi con voi. Venire qui in Puglia e risparmiare sull'affitto e su tutte le mie spese mi permetterà di viaggiare molto di più, e da gennaio ci saranno tantissimi nuovi contenuti di viaggio che sono sicuro amerete. Viaggerò davvero tanto, vi faccio questa promessa, però dovete aspettare perché prima devo finire di sistemare l'ufficio e poi potrò finalmente iniziare a viaggiare. Molti mi chiedono: resterai per sempre qui? Probabilmente no. Questo perché, come vi ho già detto, io amo davvero tanto la città di Milano. La trovo molto stimolante, molto bella, ci sono sempre tante cose da fare. Ormai mi sono abituato alla vita di una metropoli. Però allo stesso tempo nella vita si devono fare anche dei sacrifici. Però alla fine questo non è un sacrificio grande, perché stare qui con la mia famiglia è davvero una cosa bellissima, mi rende davvero tanto felice. Poi voi lo sapete, io sono una persona molto trasparente e voglio condividere con voi anche questi dettagli, perché grazie a voi e a tutti i miei studenti, che ringrazio davvero dal mio cuore, che oggi sono qui, perché ovviamente senza il vostro supporto probabilmente non sarei da nessuna parte. Poi molte persone mi chiedono: ma ti manca Milano? Beh, certo, un po' mi manca, anche perché lì ci sono tutti i miei amici, però non è un grande problema perché qui sto bene e poi posso andare a Milano molto spesso, infatti ci sono stato solo la settimana scorsa. A Milano infatti sono andato per lavorare a 2 progettini molto carini. Ho fatto un video intervista con una mia carissima studentessa
dottoressa Eva, che vedrete presto sul canale, e ti saluto Eva. E poi ho fatto anche un vlog con una mia cara collega ma anche amica, Valeria, di Italiano con Valeria. Quindi, come vedete, io sto bene, sono felice, sto lavorando sodo per portarvi dei contenuti sempre di qualità e sono sicuro che vi piaceranno. E ci saranno tantissime novità a partire dal nuovo anno, ma anche alcune già adesso nel mese di dicembre. Quindi sono davvero emozionato di iniziare questo nuovo viaggio con voi. Però adesso è arrivato il momento di fare finalmente il tour dell'ufficio. Allora, iniziamo! Benvenuti nel mio nuovo ufficio. All'entrata abbiamo una libreria che ho riempito con libri e oggetti vari. Uso questa libreria anche per separare l'ingresso dal mio ufficio. Qui invece abbiamo un piccolo salottino con delle sedie, un tappeto e un tavolino e poi delle mensole. Ci sono anche delle cornici, ma devo ancora mettere le foto. Vorrei mettere delle foto dell'Italia, quindi se avete qualche consiglio scrivetelo qui sotto nei commenti. Questa invece è la mia scrivania, dove lavoro. Ho comprato queste belle tende che migliorano il suono, ma isolano anche dalla luce naturale. Infatti, quando il sole tramonta non me ne accorgo, quindi entro di giorno ed esco di notte. Poi, ovviamente, c'è il mio monitor, computer, tastiera e tante altre cose da nerd come me, perché anche se non lo sapete, sono un nerd pazzesco, amo la tecnologia. Poi, qui c'è una cassettiera. E qui un divano. Il divano non è molto comodo perché è vecchio, ma preferisco così, infatti non mi siedo mai e quindi sono costretto a lavorare. E adesso andiamo nella mia stanza preferita. Benvenuti nella mia stanza registrazioni. Beh, come potete vedere l'audio è terribile, quindi purtroppo adesso non posso usarla, ma sarà pronta per gennaio e non vedo l'ora perché mi piace tantissimo. Adesso vi faccio fare un piccolo tour. Questa qui sarà la mia postazione podcast dove girerò tutti i miei podcast e però appunto devo aspettare che mi arrivino da un'azienda alcuni pannelli fonoassorbenti che servono per migliorare l'audio, perché come vedete c'è tanto eco e ovviamente non è piacevole sentire questo riverbero. Però non vi preoccupate perché da gennaio sarà tutto pronto, quindi nel frattempo userò l'altra stanza che è un'acustica un po' migliore, però poi questa stanza diventerà perfetta per girare i miei video e anche fare il podcast. Amo davvero la mia stanza registrazioni e da gennaio sarà lo sfondo dei miei video. Vi piace? In realtà non è finito qui perché c'è anche questa stanza che è una stanza enorme. E adesso scusatemi per il casino perché qui c'è davvero un casino terribile. Qual è il motivo per cui non ho usato questa stanza? Beh, perché questo ufficio è troppo grande, onestamente io non so che farmi di tutta questa stanza e anche perché tutto quello di cui avevo bisogno era possibile farlo semplicemente nell'altra. Poi qui c'è anche la luce naturale, a me non piace la luce naturale, quindi ho preferito avere delle stanze in cui coprire la luce naturale sarebbe stato più facile. Però forse in futuro posso utilizzare anche questa stanza che adesso sto utilizzando come magazzino. Quindi se avete delle idee su come usare questa stanza, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Poi magari tra qualche mese possiamo fare un progettino anche per questa stanza. Che cosa ne dite, eh? Allora, che cosa ne dite? Vi piace il mio ufficio? Come vi ho detto, ci sono ancora alcune cose da sistemare. Questa non sarà la sala registrazioni, perché sarà l'altra che vi ho fatto vedere, ma ci sono ancora molti problemi di audio. Quindi spero di avere quella stanza pronta entro gennaio. E poi ci sono ancora alcune piccole cose da sistemare, come quei quadri lì. Quindi se avete dei consigli e avete delle idee su appunto alcune cose da mettere, fatemi sapere.
E poi ho anche in mente questa idea. Vorrei usare una parete del mio ufficio e attaccarci delle lettere da voi. Infatti oggi siamo così abituati a mandarci mail o dei messaggi su Instagram, però a me il fascino della lettera scritta a mano mi piace tantissimo. Quindi se vi va e siete interessati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e posso darvi un indirizzo a cui spedire delle lettere scritte in italiano, ovviamente, dal vostro paese. Mi piacerebbe tanto ricevere queste lettere, leggerle e poi attaccarle su una parete dell'ufficio. Anche se c'è uno schermo che ci separa, il fatto di attaccare delle lettere al muro mi farebbe sentire molto più vicino a voi. Quindi se siete interessati in questo piccolo progetto, fatemelo sapere e poi vi pubblicherò i dettagli su come inviare una lettera. Come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, ma anche di iscrivervi al mio canale, così che non perderete nessun nuovo contenuto. Noi, per il video di oggi, abbiamo finito. Un grande abbraccio dall'Italia. Ciao!